Le preposizioni del lieu, troisième partie. Ecco, ci troviamo insieme per questa terza parte. Abbiamo visto già le due prime parti in 10 minuti, dunque mi faccio questa premessa di rimanere in 10 minuti, scusate se sforo anche in qualche secondo o minuti. Oggi vedremo questa parte molto interessante. Sono Joseph Bartolino, docente di francese, fondatore di Mon Français Pratique per l'apprendimento della lingua francese. Se ti piacciono questi video, non esitare a mettere un pollice e iscriverti anche su questo canale per ricevere anche molto più video quando le metto sul canale, riceverle subito spingendo anche sul il piccolo campanello. Cosa vedremo oggi? Dunque, preposizione, les prépositions troisième partie. Quand les utiliser au féminin et au masculin, continuer a faire des phrases, continuare a formare queste frasi nelle presentazioni e comment les utiliser, come utilizzarle queste preposizioni. Ok, allora andiamo subito su questa schermata. Adesso tolgo il mio faccione di qui sotto e andiamo a vedere questa parte qui sotto. Abbiamo visto nella prima parte le preposizioni con le città, il paese, pays, féminin et masculin. On a vu dans la deuxième partie les prépositions avec les personnes, les entreprises, les lieux de travail, l'habitation et l'origine con il verbo venir, travailler, abiter, aller, eccetera. Dunque, adesso vediamo questa terza parte. Lieu précis féminin, luogo dove lavori. Preposition de lieu, lavori o stai o vai, dunque aller, utilizziamo aller oggi e possiamo utilizzare questi al femminile o feminin in luoghi precisi, alla, alla banque, ripeti, alla banque, alla poste, alla piscine, alla campagne. Luoghi precisi femminile, ok? Alla campagne. Où travailles-tu? Je travaille à Milan, en Italie. Je vais à la campagne, d'accord? Je vais à la campagne. Je travaille où j'habite. J'habite à Milan, en Italie, à la campagne. Ok? Anche luoghi precisi con la vocale, che iniziano con la vocale. Qui la preposizione è è l'apostrofe. All'opéra. All'opéra. Où vas-tu? Aller. Où vas-tu? Je vais à l'opéra. Luogo preciso, che iniziano con una vocale. Où vas-tu? À l'épicerie. Benissimo. Où vas-tu? À la banque. Où allez-vous? À la piscine. Ok? Lieu précis masculin, maschile, cinéma, le restaurant, si utilise la préposition au. Au. Où vas-tu? Je vais au cinéma. Je vais au restaurant. Chez Paul. Ok? En Italie. À Milan. Je vais, ripetiamo, au restaurant, chez Paul, en Italie, à Milan. D'accord? Je vais
Qui abbiamo l'altra sessione, la seconda sessione. Io ho messo mettre e voir, lo utilizziamo con questi due verbi, però ce ne sono altri. Sur, la preposition sur, ok? Con il nome surface, una, eh, una piattaforma, qualcosa dove si può appoggiare, surface, ok? La table, le meuble, la table, o un armadio, un tavolo, un armadio, dice sur, ok? Le téléphone sur la table, surface. Le téléphone sur la table. Le stylo sur le meuble. Ok? Et on met avec mettre. Où as-tu mis? Où tu mets, facciamo il presente, où tu mets le stylo? Je mets le stylo sur la table. Dove metti la penna? Lo metto sul tavolo. Su l'armadio. Où mets-tu le téléphone? Je mets le téléphone sur l'armoire. Sur le meuble. Ok, tutto ciò che è una superficie piatta che metti sopra, sur. Ok, abbiamo capito questo aspetto. Contre. Ok, préposition, contre. Un contatto. Qui ho preso le mur, il muro o la macchina. Boh, un esempio che ho preso così. Contre, mettre, mettre le stylo contre le mur, mettre le vélo contre le mur, mettre le vélo contre la voiture. Ok? Questo è contre, sur. Ok? D'accordo? Adesso possiamo fare delle frasi. Où habites-tu? À Milan. Où à Milan? En France? Non, en Italie. Très bien. Tu travailles où? Chez Mon Français Pratique. D'accord. C'est où exactement dans Mon Français Pratique? Dans une école. Très bien. Dans un bureau. Très bien. D'accord. Et tu viens d'où? Je viens de Paris. Très bien. Je travaille à Milan. Et toi? Ok. Et tu viens d'où? Très bien. Et tu travailles où? Chez. Très bien. Tu travailles dans quel lieu? À la banque. Très bien. Tu vas souvent à l'opéra? Oui. Et quel restaurant tu aimes? Chez Paul. Tu vas souvent chez Paul? Très bien. E puoi continuare così con le preposizioni. Io ti invito a continuare a farti, ti metterò nella descrizione un piccolo générateur de langue per farti delle frasi, ok? Dunque metterai il verbo e poi con le preposizioni costruire delle frasi, ok? Où as-tu mis le vélo? Contre le mur. Très bien. Où as-tu mis le vélo? Contre le mur. Où as-tu mis le téléphone?
Sur la table. Très bien. Sur le meuble. E potresti trovare anche altri argomenti. Scaricati questo PDF che ti metto e mettiti tutti gli argomenti, verbo, soggetto, per costruire delle frasi con queste preposizioni. Se ti è piaciuto, io ti dico che ci possiamo incoraggiare mettendoci un pollice e iscrivendosi anche su questo canale. Abbiamo visto la terza parte delle preposizioni. Se ti è piaciuto ci troveremo sicuramente nel prossimo video. Ti incoraggio dunque a seguire queste piccole lezioni di 10 minuti e se vogliamo, dunque ti dico a presto nel prossimo video.